anche l'allarme qua abbiamo fatto scattare. Ma che cazzo ci è venuto in mente? Quando ci sono i semafori che lampeggiano ancora e ci sono in giro solo quelli col giubbotto arancione, o è tanto tardi o è troppo presto. Allora, innanzitutto dovreste tutti ringraziarmi perché alle 5:30 siamo qua, tra l'altro prima dell'EICMA, a fare Che culo. questa bellissima comparativa. Prego, grazie. Buio pesto a Milano, alle 4:30 è suonata la sveglia, poche ore dopo siamo arrivati direttamente sulla terra di confine tra la provincia di Bergamo e quella di Sondrio, siamo a poco più di 2000 metri, al passo della Dordona, perché Stefano siamo arrivati forse alla sesta e ultima comparativa del 2024, Non ce l'abbiamo ci fatta, facciamo mancare niente. Dopo Voi- aver atteso anche causa maltempo, giornate grigie, una Milano che non ci aiutava, abbiamo trovato oggi finalmente una giornata meravigliosa, come hai detto tu quando stavamo salendo, che ci sta riempiendo il cuore. Perché? Ne valeva la pena, dai, la sveglia prestissimo, però siamo arrivati in paradiso dopo una settimana, anzi 2 mesi di bianco e nero, i colori quando viene fuori il sereno pazzesco. Però comparativa, apro una parentesi, è una comparativa, sì, non è una comparativa come le solite comparative di Red, perché non troverete le nostre tabelle, i punteggi eccetera eccetera, ma dei commenti un pochino più live, perché abbiamo diciamo un parterre molto variegato, si va da moto da 150 kg a moto di quasi 200 kg, bicilindriche, 4,5, 300, c'è veramente un po' di tutto e quindi diciamo le comparazioni con le tabelle cominciano difficili e in più non potevamo fare il monogomma perché le gommature di queste moto, i raggi, scusate, i diametri ruota per esempio 17 della Royal Enfield e le sezioni non consentivano di trovare un prodotto, non ci hanno consentito, io l'ho cercato, ma di trovare un prodotto che coprisse tutto. Che uniformasse no questo monogomma, no stessa situazione, quindi diciamo no Pagelli. Però detto questo, le moto le conosciamo, le commentiamo, ci vediamo nel talk finale, ne parliamo, vogliamo darvi un'idea di quello che si può fare con delle moto da meno di 7.000 euro, adventuring o alpinismo, perché la Beta Alpen è una vera moto d'alpinismo, l'originale diciamo, e che poi adventuring è un po' il modo figo per definire il motoalpinismo, come gravel è il modo figo per definire il ciclocross, esatto. no? Siamo molto più moderni, però devo dire con la Royal io già ci ho fatto un viaggio, Federico è andato a Filippine a provare la CF Moto, insomma sono moto che veramente costano poco oggettivamente e rendono anche tanto, e pensate con la differenza cosa potete fare tra questa e una moto Tra viaggi ed eventuali preparazioni partiti anche. da Milano, adesso facciamo un bel po' di sterrato, abbiamo fatto un po' di autostrada, quindi strada, autostrada, curve, sterrato, la comparativa è completa. Come vi ho detto, niente pagelle, però alla fine secondo me avrete capito quale di queste fa per voi, perché sono moto molto molto interessanti, un segmento che peraltro si sta Crescendo ripopolando, progressivamente. ci sono già i rumors della 457 che non è arrivata all'EICMA, Di a Aprilia. Touareg 457 ma arriverà, e la 390 KTM che è nata col 19 sta arrivando probabilmente col 21, insomma è un segmento che sta crescendo, molto interessante, prezzo poca spesa, secondo me buona resa, sono d'accordo. Io andrei a con noi, non vi tediamo più con un'introduzione, tanto qui la giornata è bellissima e andiamo a conoscere le moto una per una. Con noi ci sono anche Simone e Federico, Federico un po' a cavallo tra Dirt e Red. Simone diciamo la mente di Get Dirt. Noi ci siamo trasportati qui a Dordona, loro hanno guideranno un po'. Come degli stambecchi in certi punti, una leggerezza che a noi non compete. Federico Bello farà i vederli. commenti e noi ci vediamo al talk finale per insomma
darvi un po' un'idea di cosa si può fare con queste moto e quale secondo noi è più adatta a fare un certo tipo di cose e quale è più adatta a fare un altro tipo di cose. Conosciamo le moto singolarmente. La definizione stessa di moto da motoalpinismo passa inevitabilmente dalla Beta Alp, modello che di sicuro ha fatto la storia di questo genere di moto, che già nel lontano, possiamo dirlo, 2013 nasceva con l'intento di unire da una parte l'agilità e dall'altra la leggerezza di una moto da trial ma da competizione, con la possibilità però di essere utilizzata su strada con regolare omologazione. Un esempio di quanto sia importante questo modello per il segmento, su Wikipedia, la pagina alla voce motoalpinismo riporta esattamente la foto della Beta Alp, una moto che fa dell'assoluta facilità di guida il suo punto di forza. Il motore è ovviamente monocilindrico da 348 cm3 e in grado di erogare 35 cavalli e 9500 giri per una velocità massima superiore ai 130 km/h. Il suo DNA da vera motoalpinismo è certificato dal serbatoio meno capiente, parliamo di 11 litri di benzina, mentre le sospensioni sono coerenti con la scelta del modello, con la forcella tradizionale con escursione di 185 mm e il monoammortizzatore provvisto di leveraggio progressivo che fa scorrere la ruota posteriore per 195 mm. Beta si è data molto da fare per rendere la moto anche più utilizzabile su strada, che è quello che in fondo vogliamo verificare nel nostro giro. Non a caso la strumentazione è un display TFT, molto ben leggibile e per il motore presente anche la doppia mappatura. L'ABS è disinseribile, fondamentale quando si affrontano questi terreni per l'utilizzo in fuoristrada, quindi alla grande. Sella 865 mm da terra, alta ma non la più alta tra le moto presenti nel confronto, e il peso invece è da vera libellula, solo 151 kg con 5 litri di benzina nel serbatoio, prezzo 5.790 euro. Allora, la Alp eravamo un po' indecisi all'inizio se inserirlo o meno nella comparativa, perché non è una endurona, non è definibile un'endurona come le altre, però abbiamo detto se non la inseriamo qua dove potremo mai inserirla? Lei è la definizione di motoalpinismo, tant'è che se cercate su Wikipedia motoalpinismo viene fuori questa. Allora, rispetto a come la ricordavo, la 4.0 l'ho già provata su Get-Dort, vi lascio qui in alto la prova, me la sono ritrovata completamente diversa, ma prima una cosa da menzionare che in tanti avete scritto e che fa vedere che in beta vi hanno ascoltato, portatarga, che fortunatamente non è più qua ma si è spostato qui in alto come dovrebbe essere una vera moto da fuoristrada. Per quello che riguarda invece le sensazioni di guida, provandola in un posto più scorrevole, un po' più aperto, un po' più sul veloce, dove conta un po' di più il sostegno che ti può dare la forcella, soprattutto sul sasso smosso, che la moto ha bisogno di essere più precisa, più stabile sul dritto, allora lì sono andato un pochino più in difficoltà, in primis per la forcella, che quando si va un po' più forte, quando l'ostacolo da superare è abbastanza importante e secco, manca un pochino di sostegno, ma questo ci sta, non è una cosa che mi dà particolarmente fastidio, quanto la posizione di guida, perché le pedane sono veramente tanto in alto, le ginocchia rimangono qua a filo e quindi si fa un po' fatica a stringere la moto, perché poi si ha il manubrio, si è un po' impuntati davanti, è una posizione di guida un po' strana per fare quello che viene considerato il fuoristrada comune. La mettete invece nello stretto, in una parte abbastanza estrema, vogliamo chiamarla, se avete visto la prova su Get-Dort, se andrete a vederla capirete di cosa sto parlando, allora lì è veramente uno stambecco che sale ovunque, ottima la trazione. La seconda, che sullo scorrevole ti sembra un po' lunga, quando invece vai a usarla con la frizione che ha peraltro una ottima resistenza all'utilizzo, allora in quel caso lì c'è tanta trazione, ti tira fuori, funziona veramente bene. Quindi frizione per me promossa assolutamente, peccato forse non avere la leva regolabile, ma è veramente vicina alla manopola, quindi direi nessun problema per chiunque. Dove mi ha colpito e dove anche un po' perde punti rispetto alle altre ovviamente, invece per quello che riguarda l'asfalto e soprattutto l'autostrada, trasferimenti veloci, perde rispetto alle altre perché qua davanti non c'è niente, però mi ha colpito perché le vibrazioni non sono eccessive, ma soprattutto c'è un bel motorino, funziona bene, anche se volete andare un po' sopra il limite in autostrada non vi preoccupate che non ha problemi, ci arriva. E poi l'avevo già detto, questa è un'ottima nave scuola per imparare a fare le penne.
è l'unica bicilindrica del confronto, è l'unica con un'estetica che ricorda più le moto da deserto che non una moto da moto alpinismo. La CF Moto senza dubbio vuole recitare un ruolo da ammiraglia perché a dispetto dei suoi, guardate bene, 5.990 euro richiesti offre una dotazione veramente principesca, a partire dal cruscotto TFT con possibilità di connessione allo smartphone piuttosto che la doppia presa USB, altro accessorio ormai determinante per passare poi alla forcella regolabile o al cupolino, anch'esso regolabile. Una vera maxi enduro in miniatura che ha nel motore bicilindrico da 449 cm3 e 42 cavalli uno dei suoi punti di forza. Certo, la CF Moto pesa un po' di più rispetto alle concorrenti più leggere, ma per come è fatta, probabilmente anche quella più incline al viaggio, cosa sottolineata anche dal serbatoio più capiente in comparativa. La nostra bilancia fa segnare 197 kg con 5 litri di benzina nel serbatoio, oltre ad essere regolabile la forcella è anche quella con l'escursione, e anche in questo caso va sottolineata per il contesto in cui siamo, più generosa, ben 208 mm. Presenti controllo di trazione, ABS disinseribile, una chicca, gli specchietti ripiegabili. Una curiosità, il pneumatico posteriore con la atipica misura 140/70 che però dà possibilità di montare in Italia anche il più prosaico 140/80. Ne stavamo parlando prima, la cosa che in realtà ha stupito un po' di più tutti è sicuramente il rapporto dotazione, dinamica di guida, qualità, prezzo della CF Moto 450 MT. Qui il livello è molto alto perché sembra una moto di categoria superiore, la scelta che hanno fatto è ben precisa, questa si nota soprattutto in fuoristrada dove la moto fa sentire certi limiti di peso, di bilanciamento, di posizione di guida, di rapportatura del cambio, però è chiara l'impostazione che hanno voluto dare a questa moto, un look da adventure in tutto e per tutto con una dotazione e un'attenzione particolare a quella che è il viaggio, soprattutto per fare anche abbastanza chilometri direi. Allora innanzitutto posizione di guida da seduto, per me che sono alto 1,80 m va bene ma non mi fa impazzire, nonostante sia molto confortevole e secondo me ben studiata sotto vari punti di vista, però la sella è un po' troppo vicina alle pedane e questo mi costringe a tenere le gambe molto piegate. Per il resto però larghezza del manubrio perfetta, arrivo perfettamente a tutti i comandi, tutti facili da azionare, anche lo svaso che è stato fatto qua nella zona del serbatoio si sposa perfettamente con quella che è la seduta, rimane un bello spazio per il passeggero. Globalmente ci sono poche vibrazioni, anche qui un po' di vibrazioni ci sono, ovviamente non ci si può aspettare il comfort da Max Enduro da cifre direi ben oltre superiori, però molto bene invece la protezione aerodinamica, tra l'altro è l'unica col cupolino, col plexiglass regolabile, facile anche abbastanza usare l'interfaccia, ha il controllo di trazione che non funziona proprio alla perfezione, però c'è. Insomma, questa è fatta veramente tanto per viaggiare. Quello che poi mi piace è che nel guidato risponde bene, il motore mi sarebbe piaciuto avere qualcosina in più anche perché è bicilindrica, però ha un bellissimo sound super coinvolgente, molto corposo, su strada veramente funziona bene, c'è poco da fare, le marce anche entrano bene, freni direi soddisfacenti, non c'è neanche tanto on-off. Fuori strada cambiano un po' le cose, apprezzo moltissimo la forcella perché è veramente tanto sostenuta, non è un esempio diciamo di scorrevolezza, però molto sostenuta, quando vado un po' più forte mi viene dietro molto, la posizione di guida una volta che mi alzo in piedi, se non per la sella un po' bassina, per il resto bella triangolazione, mi piace, pedane belle larghe, arrivo bene al freno, c'è un bel pedale del freno, monoammortizzatore viene dietro bene anche qui, sempre bello sostenuto, un po' quasi racing mi verrebbe da dire. Il motore qui soffre un po' di più nel lento perché la seconda diventa un po' lunga e la prima un pochino corta, un po' scorbutica, finisce tanto presto poi, però usando un po' la frizione che peraltro è molto morbida, non stacca alla perfezione ma è molto morbida e quindi riesce ad usarla bene, allora beh in questo caso si riesce ad usare la moto. Il peso un po' si sente, però devo dire che è una moto abbastanza bilanciata. Quello che invece proprio non riesco a digerire di questa moto, l'avevo detto in presentazione che sarei stato curioso di provarla anche diciamo sulle nostre strade, lo confermo per i fuoristrada e aggiungo sull'asfalto, queste CST che si chiamano Ride Ambro A4 che sono più o meno
una copia delle Pirelli STR, ma solamente il disegno e la copia in realtà, perché sono veramente troppo dure di carcassa, vanno a inficiare tanto il comfort e anche la guidabilità in fuoristrada, perché sui sassi non viene assorbito nulla, viene rimandato tutto soprattutto alla forcella ma anche dietro al monoammortizzatore, e già essendo abbastanza sostenuta toglie comfort, toglie precisione di guida, ecco, e rende la moto un po' più nervosa. Queste veramente per me bocciate. Però nonostante queste, che comunque si possono cambiare anche perché c'è l'omologazione che fa Padana Sviluppo per la gomma posteriore con la spalla da 80, il pacchetto generale secondo me è veramente di altissimo livello, sotto tutti i punti di vista. Devo dire che potrebbe essere, se non è la moto più completa all'interno della nostra comparativa. Se è vero che oggi molti costruttori scoprono quanto possa essere interessante il mondo dell'adventure di piccola cilindrata, è altrettanto vero che in Honda un adventure di piccola cilindrata l'ha sempre avuta in gamma. Anzi, dobbiamo essere proprio onesti, per essere corretti, una rally, la CRF 300 Rally, eccola qua, già dal look parla infatti la lingua del deserto. Tra le moto presenti in comparativa è la più piccola di cilindrata, va bene, la meno potente, ma è anche la più leggera. Il motore da 286 cm3 eroga 27,3 cavalli con un picco di coppia di 26,6 Nm. Elettronica non prevista e anche la strumentazione è piuttosto semplice, va detto, ma l'ABS soprattutto è facilmente disinseribile. Pronti via e si può partire. In compenso la bilancia la premia con soli 149 kg rilevati con 5 litri di benzina nel serbatoio, un peso quasi da specialistica. La nobile origine enduro è sottolineata anche dal parafango alto e dalla sella alta ben 885 mm da terra, ma non preoccupatevi, la moto è assolutamente snella. Attitudine al viaggio, come ci piace sempre dire, tutto dipende anche dalla filosofia con cui lo si affronta, ma il piccolo cupolino promette di darvi una protezione adeguata, supportata anche da paramani e da una carenatura che si estende verso il basso. Sospensioni semplici. Per lei la forcella non è regolabile, ma il mono è regolabile nel precarico e sfrutta soprattutto un leveraggio progressivo. 6.890 euro il prezzo di partenza, il più alto tra le moto presenti in questo video. Lei per me, ma non solo, è la vera sorpresa della comparativa. Un po' perché non l'avevo mai provata, un po' perché l'ho sempre vista come una moto per certi versi accattivante, però un po' fine a se stessa e forse un po' troppo tranquillona, e un po' perché i suoi 27 cavalli inevitabilmente su strada la penalizzano un po'. Però su strada mi ha colpito perché è vero, non c'è tanto motore, freno anteriore pecca un bel po' di potenza frenante, questo va detto. La protezione aerodinamica però rispetto anche alle altre non è male, è molto comoda, è quella però che a conti fatti, soprattutto come distanza sella pedane, mi fa stare più comodo. Il manubrio alla fine ha una piega che funziona bene, tutto quello che c'è in termini di comfort, di triangolazione sella pedane manubrio, non mi dispiace affatto. E poi è vero, le sospensioni sono molli, ma che più molli non potevano essere, però copiano tutto. Parlando della strada, parlando del fuoristrada invece, secondo me in questa comparativa non ha rivali, non tanto in termini di performance pure di zona per zona, perché il motore non è il più performante, perché la frizione è quella un po' meno reattiva, o comunque non è la più reattiva, perché le sospensioni sono veramente molli, però il pacchetto generale mi fa fermare, ci penso e dico ok, questa è una vera moto da fuoristrada, ma vera che ci salgo sopra è come salire su quasi una moto enduro, molto stretta tra le gambe, tutto è nel posto giusto, le pedane, vero, sono un po' strette, però ci sono, hanno anche un bel grip. Freno posteriore non è potentissimo, ma non mi dispiace. Il freno anteriore, che su strada valuterei quasi insufficiente, qui uno zicchettino più di potenza frenante non mi sarebbe dispiaciuto, però funziona, e la moto ha una dinamica di guida da vera moto da fuoristrada, fatta e finita. È quella che ha l'avantreno un po' più leggero, quindi è più facile da impennare, è quella un più facile da inserire in curva, che ti dà più gusto da questo punto di vista e che non ti mette mai in difficoltà quando decidi di spingere un pochino di più. Sospensioni molli, è vero, molto molli, soprattutto quando si comincia ad andare più forte, potrebbe scomporsi un po' se non si è pronti a inserirla bene, a prendere bene l'ostacolo, però
sono quelle anche che come funzionamento riescono ad assorbire in assoluto meglio di tutte, merito probabilmente anche della gomma che è quella un po' più fuoristradistica anche come carcassa. Ultimissima cosa, il motore. Se su strada si avverte tanto la mancanza di potenza rispetto alle altre, anche se comunque globalmente devo dire che va molto di più di quello che mi aspettavo, fuori strada invece questa cosa qui si avverte tanto solamente in uscita di curva, se proprio volete uscire in derapata potente, se volete tirarla su, se volete fare una bella penna quando il fondo è un po' meno perfetto, quando non c'è un gradino ad aiutarvi, insomma. Questo è un po' il limite, però devo dire che anche da questo punto di vista non mi è dispiaciuto. Aggiungo l'ultima cosa, per quanto riguarda la strada, vibrazioni sul manubrio ce ne sono parecchie, il regime di rotazione non è bassissimo. Secondo me lei può assolutamente giocarsi una posizione di rilievo finale, sono molto curioso di vedere come andrà a finire, anche se il prezzo forse è un po' altino rispetto alle altre. Il successo commerciale di questa moto la dice davvero lunga sull'apprezzamento del pubblico nei confronti della Himalaya 450, un successo che certifica come il brand anglo-indiano sia riuscito a sdoganare una certa idea di motociclismo romantico e legato alle moto classiche. Qui però di tecnologia sappiate ce n'è davvero parecchia, perché il nuovo motore monocilindrico 450 dotato di ride by wire multimappa è parecchio raffinato ed eroga 40 cavalli a 8.000 giri. Il direttore l'ha già messa sotto torchio in un viaggio sulle Alpi completamente asfaltato, andatela a vedere, ora è il momento di vedere come se la cava nell'adventuring al confronto delle migliori esponenti del segmento. Certo è che la linea della Himalayan è davvero inconfondibile, ma sotto il design classico si cela una struttura nata soprattutto per essere robusta. Non a caso il peso è tra i maggiori di questa comparativa, con 195 kg rilevati con 5 litri di benzina nel serbatoio. Che alla Himalaya piace al fuoristrada lo certifica anche il fatto che le sospensioni sono marchiate Showa con forcella non regolabile e monoammortizzatore però dotato di leveraggio progressivo. Escursione 200 mm per ruota. Tra le moto presenti è anche la più ricca di coppia con 40 Nm di picco erogati a 5.500 giri. Attenzione, non fatevi ingannare dal look retro, la tecnologia come detto è molto presente e il suo cruscotto tondo nasconde una connettività evoluta con navigazione Google Maps, presente anche la presa USB-C e se si sceglie di guidarla in fuoristrada si può disinserire ovviamente l'ABS al posteriore. Insomma, la Royal Enfield sembra miscelare al meglio classico e moderno. Altezza sella 825 mm, una delle più basse, ma anche perché è l'unica moto di questo confronto a montare il cerchio posteriore da 17 pollici. Infine il prezzo, super competitivo, 5.990 euro. Nuova Himalayan cambia completamente rispetto all'altra, ne abbiamo già parlato e con lei rientriamo nel segmento all'interno di questa comparativa delle moto più turistiche, da viaggio, io direi all round, ma chiamatele come volete. E qui ci sono delle cose sotto questo punto di vista che mi sono piaciute molto e delle altre che invece non mi hanno convinto completamente. Partirei da quelle che non mi hanno convinto, in primis la protezione aerodinamica, perché rispetto ad esempio anche a CF in autostrada questo cupolino qui, che a molti potrà sicuramente piacere perché non ingombra più di tanto, lascia un po' esposta la testa, le spalle rimangono molto esposte, anche qui non è collegato quindi il flusso non viene deviato e in un modo o nell'altro arriva, non è super confortevole da questo punto di vista. Dove invece mi ha particolarmente colpito e dove mi è piaciuta, beh, in primis nel motore, sia perché non c'è un tasso esagerato di vibrazioni per essere un 4,5, ma soprattutto perché se penso a quanto va forte all'interno di questa comparativa, è quella che ne ha in assoluto più di tutte. Se penso a quello che riesce a offrire, allora le vibrazioni diventano ancora meno rilevanti in questo senso. Frizione è un po' dura, però stacca bene, i freni non mi dispiacciono affatto, dinamica di guida, beh, allora la moto è molto stabile, quindi anche in autostrada, anche a velocità abbastanza sostenute, mi dà molta fiducia, è comoda e ti libera da un pensiero sicuramente, questo sarà sicuramente un punto a favore anche nel caso viaggiaste con dei bagagli, con un passeggero dietro. Dove proprio non mi fa impazzire quando cominciano ad esserci un po' di curve, ecco, allora lì
c'è un po' di inerzia in inserimento, poi se tu spingi un po', ci vai dentro, la moto ti segue. Però ecco, c'è un po' di inerzia, quello che definirei come quasi effetto giroscopico della ruota anteriore. Parte della colpa sicuramente è da dare alle gomme, che non mi hanno fatto impazzire, però mi piacerebbe poterla provare anche con una copertura diversa. Inizio a parlare del fuoristrada partendo dalle sospensioni, perché su strada sono veramente ottime e anche in fuoristrada devo dire che la forcella è bella sostenuta, però ha un buon funzionamento. Anche in questo caso, come sulla Beta, mi aveva entusiasmato di più nella condizione in cui l'avevo provata. Nel caso rispetto alla Beta qui è l'opposto, quindi in una condizione molto veloce, fuori strada, dove si ha bisogno di una moto stabile, dove il terreno comunque è abbastanza piatto, che riesce a intraversare bene la moto, a sfruttare bene la seconda, dove ci sono delle buone velocità, dove ci sono magari anche dei salti o comunque quando c'è da far lavorare la forcella e il mono, anche perché funziona bene. Allora lì mi era piaciuta tantissimo. Qui invece che siamo un po' più lenti rispetto alla condizione in cui l'avevo provata in Sardegna, c'è un po' più di ciottolato, c'è un po' più di, non direi estremo, ma ci sono più ostacoli, bisogna fare un po' più attenzione e anche girare un po' nello stretto. Ecco, qui secondo me paga un po' pegno perché è quella un po' più pesante, è quella direi un po' meno agile all'interno di quelle che abbiamo qui nella comparativa. Ultima cosa, i freni molto bene, e poi se penso al pacchetto generale che offre, il prezzo è veramente competitivo. Abbiamo ancora addosso il profumo della montagna di fine ottobre, i colori, il foliage, la bellezza dell'aria frizzante di montagna e soprattutto del rifugio. Stefano Cordara, direttore di Red. Insieme abbiamo affrontato il passo della Dordona, 2061 metri, da Bergamo siamo saliti quindi verso San Pellegrino, passo della Dordona, e poi siamo scesi a Fusine, in Valtellina, tutto in una giornata per conoscere meglio un settore in evidente espansione, quello dell'adventuring, piccole cilindrate, ve l'abbiamo raccontata in realtà fino adesso, ma è l'occasione poi per entrare nel merito di quello che abbiamo vissuto, ma con addosso un buon sapore ancora di un'esperienza che ci ha veramente appagato. Vi dico un'ultima cosa: a un certo punto l'ingegnere era in cima al passo mentre stavamo facendo le statiche, mi abbraccia dicendo grazie, che bel momento, perché la moto riesce a essere anche questo, un momento conviviale, sì, ma di emozione. È stato un bel momento anche perché è arrivato in un momento di grande stress, ovvero pre-EICMA. Adesso voi quando state guardando questo video, EICMA c'è già stata, quindi noi ci siamo già un po' tranquillizzati, ma avevamo veramente una montagna di cose da fare e insomma dovevamo fare sta comparativa, siamo partiti, siamo andati, giornate belle, anche perché come avete, insomma, lo sapete tutti, il maltempo per 2 mesi ci ha un po' messi un po' alla frusta. Bellissimo, segmento secondo me interessantissimo e che si sta arricchendo, perché chi è stato all'EICMA, chi ha visto le novità dell'EICMA avrà visto la Adventure 390 con la ruota da 21, quindi altra competitor che può entrare qua, e ne stanno arrivando altre. Anche BMW, quella piccola 400 che è ancora 450, prototipo, arriverà un po' più in là, però BMW insomma 450, 457 Aprilia, quindi questo qua diventerà un segmento molto 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 interessante, sotto i 200 kg speriamo, motori da 48 cavalli, l'Adventuring, che io mi sono sempre chiesto perché non ci avevamo pensato prima, cioè solo motocross, poi la gente cerca le moto leggere, piccole, quindi qua siamo andati a cercarci proprio quello che adesso in questo momento è il meglio di questo segmento, fatto salvo che nel frattempo poi ne sono arrivate delle altre, quindi ci torneremo. Anche la CRF si è aggiornata all'Euro 5+, certo. Però bello perché la giornata è stata stupenda, perché queste moto sono a misura d'uomo, ti riportano in una dimensione di facilità di guida, di gestione, di peso. È vero che sono 200 kg, cioè non è che però vabbè, la CRF pesa molto meno, pesa 149 kg, cioè quindi la giornata anche a spostarle, a fare inversione, proprio ti cambia. E in una giornata sola quasi 300 km, compreso il fuoristrada, insomma non è che ci sia anche non semplicissimo il fuoristrada in certi punti, quindi va anche detto che le 4 protagoniste che comunque non hanno velleità agonistiche, in certi casi anche la Honda CRF piuttosto che la Beta, che insomma sono moto da tutti i giorni in un contesto di sasso smosso, certi gradoni che abbiamo affrontato, sai quei canali scolmatori malefici del pezzo finale. Però insomma in queste, tra l'altro tutti con gomme
praticamente semi-enduristiche, Sì, a cioè parte la molto- Honda che aveva su delle gomme, e anche la Beta, insomma, aveva su delle gomme abbastanza tassellate. però pensate anche per fare chilometri, alla fine si sono arrampicate tutte senza problemi e ci hanno portato esattamente dove abbiamo voluto, non siamo neanche caduti, siamo stati bravi, che Devo dire che vi assicuro che la discesa dalla Dordona a Fusine, che non è stata ripresa per motivi di sopravvivenza, non sopravvivenza, abbiamo tempo per restarci nel dietro. bosco, che non prende, che credo non prenda sole da fine agosto, Sì. e che ha raccolto tutta l'acqua e le foglie cadute marce, era una cosa di una difficoltà assurda, perché discesone impegnativo, tornanti super stretti, sempre queste foglie, cioè aderenza pari al ghiaccio, Sì, e sì, sì, quindi vabbè, dai, insomma, ce l'abbiamo fatta. Quindi ABS che funzionano quando serve. Insomma. Allora, vogliamo non perderci troppo in chiacchiere, anche perché ve l'abbiamo sostanzialmente raccontate tutte, anche grazie a Federico che ha fatto un'analisi un po' più specifica. Secondo me è proprio il caso di riassumere cosa è stato questo evento e spingere questo evento, nel vero senso della parola, perché è stata un'avventura bellissima, e spingere la gente a conoscerlo un po' meglio, perché sono veramente interessanti da tutti i punti di vista. Sì, allora come abbiamo detto nell'intro non faremo pagelle, ma semplicemente diciamo che a fine giornata ho avuto la certezza che quello che abbiamo deciso di fare era corretto. Cosa prima? Il passo della Dordona, abbiamo trovato tricker, tenere vecchie, cioè quindi su quella strada lì si va con queste moto qui. Sì, Non assolutamente. maxi enduro, ce n'erano pochissime, erano tutte moto leggere, moto da trial, moto d'alpinismo. Uno Squarna 700 Squadra monocilindrica, 700, quindi sì, è vero. quindi abbiamo avuto, diciamo, la certificazione che il percorso che ci siamo scelti era giusto. Seconda cosa, ho avuto la certificazione, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la conferma che il monogomma per mettere tutte sullo stesso asse, Piano, diciamo, sì, sullo sì. stesso piano è necessario, quindi per quello abbiamo deciso di non fare pagelle, perché possiamo giudicare i motori, adesso ne parliamo, le leggerezze, la gestione delle moto, però se non le metti con le stesse gomme, qui avevamo delle gomme molto diverse tra di loro e un paio di moto dalle gomme sono state abbastanza Penalizzate, sì, certo. Penalizzate tra virgolette, perché appunto non diamo pagelle, ma perché, ripeto, poi era talmente vasto il segmento, si passa dalla Beta Alba da 5.700 euro, ma 350-35 cavalli, la Honda ne ha 27, la MT ne ha 42, cioè quindi sono moto da 140-200 kg, era più un overview, no? Però detto questo andiamo un po' nello specifico. Andiamo con ordine? Andiamo con ordine perché secondo me ne parliamo, appunto non avrete i voti ma capirete bene come secondo noi si piazzano queste moto all'interno di una ipotetica segmento che abbiamo creato in questo momento. Ok, allora in ordine le ho indicate perché in realtà ce le abbiamo ancora qua in studio e le vedo ancora qui, voi Sì, non sì. le potete vedere, però nel nostro backstage ci sono. Partiamo dalla Beta Alp Beta 4.0, la più essenziale, la più motoalpinismo, Assolutamente. la più vicina teoricamente a questo tipo di mondo, no? Esco di casa, esco dalla baita magari e vado su e arrivo a destinazione. 140 kg, do due dati giusto per informazione, serbatoio da 11 litri, Piccolino. quindi leggerina, altezza sella 865 però veramente snella, quindi tocchi giù bene. Ti do qualche altro dato, escursione ruota 185 mm davanti, 195 dietro, insomma anche in grado di sopportare. Sì, non Forcella è tradizionale. Forcella tradizionale, non è un enduro specialistica, è proprio la moto che io lascerei a Foppolo per poi andarmi a fare i giri negli alpeggi. Però devo dire, nel pezzo autostradale e anche al ritorno mi aspettavo molto peggio. La moto viaggia, c'è anche un cupolino che ti aiuta un po', in questo caso noi non l'avevamo, però l'unica cosa è la posizione di guida che è molto particolare, distanza sella pedane veramente minima, Ridotta, sì, pedane vero. molto avanti, sei un po' incassato, cioè, quindi è una posizione da motoalpinismo. È un po' la mosca bianca del gruppo perché qui parliamo di enduro, alcune più verso lo specialistico così, però se dovessi dividere, fare delle categorie, nella categoria direi che Beta Alp e CRF 300L sono di un segmento magari un po' più fuoristradistico, Sì, eccetera, eccetera, sì, sì. mentre CF Moto e Royal sono già le moto Un po' più con cui trasversali, viaggio, macinare. macino, faccio altre cose, poi con CF Moto ci arriviamo, andiamo in ordine alfabetico, però la CF Moto, devo dire, tanta roba per molte cose. La Beta, io mi aspettavo vibrasse tanto, invece, devo dire, tutto sommato ci viaggi, la sella sì non è grandissima, quando cominci a guidare tra le curve è un po' molle, nella guida in piedi Dignitosa, a me non è dignitosa. dispiaciuta, e l'impianto frenante di ottimo livello, cioè, a me è uno di quelli che devo dire la verità, uno di quelli che mi è piaciuti di più a livello di feeling sulla leva, di gestione, così. Quando ti trovi, e io che non sono uno capace di fare il fuoristrada come va fatto, come lo fanno Fede e Zaffa, ovviamente quando buttavi le chiavi sul tavolo nel momento del fuoristrada io prendevo la Beta o la Honda. Sì, Che le altre vanno decisamente bene, ma con 100, con tipo 60 kg in meno per me È meglio, un'altra decisamente vita. meglio. Sì, Quindi sì, chi cerca assolutamente. la facilità assoluta,
l'essenzialità e ha la moto da lasciare, è un po' come come si dice, la Mea rilasciata in Corsica, no? Sì, Ecco, bravo. la Beta Alp è un po' quella cosa lì. Da Poi tenere però lì. i tedeschi sappiamo che con queste moto qua ci fanno di tutto, se le caricano, ci viaggiano. L'autonomia non è altissima, però i consumi sono bassi. Quindi abbiamo fatto quasi 28 km con Mediamente, un sì, litro, sì. quindi, Anche moto piuttosto parche da questo punto di vista, Sì, che vuol sì. dire che anche se hanno un serbatoio piccolo, quindi non da caricare eccessivamente, che è un peso in alto, alla fine poi ci vai a fare il macinare tanta deserto, strada. però... No, E la d'accordo. strumentazione TFT, cioè quindi la Beta si è un po' raffinata, no? Quindi il percorso che vuol fare Beta è portarla fuori proprio dalla sua area di comfort, che è quella proprio dell'alpeggio, di andare alla Malga, e fargli fare una vita un pochino più allargata. Lo può fare sì, con quelle che ci sono qui, è quella che magari lo può fare un pochino meno. Un po' ecco. meno, vero, soltanto per una questione forse di comfort generale, Sì. direi che quello forse è l'unico limite. Andiamo con ordine velocissimi. CF Moto 450, c'ha un po', posso dirlo con tutta onestà, ci ha un po' spiazzati, nel senso buono del termine, per qualità costruttiva, comfort di guida a livello sia di protezione dall'aria che comportamento del motore, pochissime vibrazioni, bella erogazione del motore, posizione, cioè sembra una moto maturissima, quasi di classe superiore, Allora, sì. a un prezzo che va ricordato, cioè meno di 6.000 euro, corretto? 5.990. Io sono salito, l'ho guardata, non può costare 5.900. Questa moto qua, cioè, Rifiniture. è come salire su una Yamaha Tenere, adesso per citare una moto a cui assomiglia anche un po', però la cosa che ti sembra fuori luogo è il motore. Perché tu vedi questa cosa tutta fatta bene, grossa, col display bello, tutto, e c'è questo motorino che comunque Che fa frulla. molto bene, frulla. 42 cavalli, 450 cm3, peso a secco 173 kg, quindi bella Però leggerina. rilevato da noi quasi Quasi, 190. sì, esattamente. 190 e qualcosa, adesso l'abbiamo detto nel lancio, non mi ricordo più. No, è fatta benissimo, cioè è una moto che ha anche una sua imponenza, una sua presenza quando tu ti fermi da qualsiasi la parcheggi, cioè è una moto vera, cioè non sembra una moto piccola. Ripeto, quando sali ti aspetti il motore grosso, invece c'è sotto il 4,5 che tra l'altro fasatura 270, un bel rumore, bellissimo rumore, un po' on-off nella gestione del gas, tuk tuk, cioè ogni tanto nelle situazioni dove c'era il bagnato un pochino a me dava un po' di fastidio. Se devo dare un voto alle finiture, 10, cioè 30 nella nostra pagella, assolutamente. Finiture, display, comandi al manubrio, cioè veramente la moto fatta molto molto bene. Sì, poi Prote- caiaba regolabile, Sì. monoammortizzatore con il leveraggio progressivo. Tra l'altro, apro e Cioè, chiudo la parentesi, tutte queste moto hanno il leveraggio progressivo, cosa che nelle adventuring quelle grandi non ci sono. Cioè, non tutte le hanno. Perché è un valore aggiunto il leveraggio progressivo, Stefano? Ricordiamolo, io te lo chiedo, faccio sempre un po' la voce del popolo. Perché il leveraggio progressivo Perché è utile? ti consente di avere una gestione del mono diversa, ovvero il mono può partire più facilmente, quindi più morbido, tramite appunto si chiama progressione, e poi si indurisce man mano che viene schiacciato, viene compresso, addirittura poi quando si fanno le gare in pista, poi magari ne parleremo una volta, si usa il regressivo, invece parte dura e diventa morbido quando si schiaccia, però parlando di progressivo, cioè parte un po' più morbido e quindi consente alla sospensione, soprattutto al mono, di copiare meglio le asperità, e poi quando prendi diciamo, la botta più dura lui riesce ad ammortizzare. L'ammortizzatore senza leveraggio è un po' un compromesso. Sappiamo che KTM fa il PDS, che è una progressione interna al mono, insomma ha tutto un suo brevetto. È chiaro che c'è la coperta un po' corta, col progressivo ti aiuta, però è un costo perché sono elementi in più, quindi leveraggi, eccetera, eccetera. Bracci e controbracci sotto. controbracci, che sono sono dei costi, e quindi diciamo che se c'è sulle moto da 5.900 euro, Perché no? perché Sulle grandi? altre, vabbè, a volte non ci sta, attenzione, per farcelo stare ci vogliono i motori fatti in un certo modo, i motori AV sono complessi da questo punto di vista, quindi, però a volte per È anche una questione di spazio, ok, va bene, chiaro. Però, però sicuramente... CF Moto, per tornare a lei, moto veramente sorprendente, bello, come ben detto, bello motore. Mi aspettavo due cose. Allora, i freni a me non sono piaciuti tantissimo, di quelle presenti in comparativa era quella col freno che mi convinceva di meno, un po' per potenza, in realtà poi sul fuoristrada va bene perché è una potenza non esagerata, però più che altro il feeling alla leva. Risposta alla leva, sì, sono d'accordo. Ritrovo quello che trovo nei freni Kotakwan, un po' in generale, la leva fa un po' muro, potenza frenante non super esagerata, ma comunque, ripeto, valida. L'ABS si può disinserire sulla ruota posteriore su tutte le moto presenti in comparativa, quindi molto bene. E poi la distanza sella, cioè sei un po' seduto in basso, perché ovviamente CF Moto, la moto è molto, come dire, ha una presenza della moto grande, ma la sella non è così alta, tocchi bene a terra, ma fa sì che tu La sia differenza un po', non sei tra sella e dominante sì, sulla chiaro, moto. chiaro. E mi aspettavo, quando sono salito, ho detto, cavolo, questa qua parto, vado a Caponoro, cioè moto per viaggiare perfetta, perché protezione bene, anche se le braccia un pochino stanno fuori.
In realtà poi, usandola tutto il giorno, ci siamo accorti che ovviamente il motore è molto brillante, è l'unico bicilindrico, per dargli un po' di spinta sotto hanno tenuto i rapporti Corti. molto corti. Vero. E cosa significa? Che poi quando abbiamo guidato nel tragitto per tornare dalla superstrada verso Lecco, Sempre su il motore digimolto, girava su alto. giri, più che altro ha una velocità di crociera che secondo me, insieme alla Honda CRF, è un po' quella un pochino più bassa, cioè 110. Diciamo che tutte queste moto qua a livello di velocità di crociera oscillano tra i 110 e i 130, la Royal è quella che... però lei cioè a 140 all'ora è già in zona rossa. Quindi se ci volete viaggiare questo non è un problema, 2 dentini in meno, di corona. tirate giù un po' il regime, magari avete un po' meno di spinta ma avete il motore che gira un pochino più rilassato. È l'unica cosa che ho detto, cavolo, con un rapporto un po' più lungo è una moto con cui, però ribadisco, la moto non è super leggera perché è 190 passachili con 5 litri di benzina. Se ci devi viaggiare in 2 con le borse così hai bisogno un po' di brio, è giusto tenere rapporti corti, però poi sai che la velocità di crociera O da una che puoi parte o tenere dall'altra, sì. è un po' più bassa. È anche Però- vero se vuoi fare una AT, adesso cito l'AT che è l'esempio dei Sì, raduni sì. delle Maxi Enduro, magari sei un po' penalizzato nel trasferimento, ma poi quando arrivi sul campo di gioco, perché questo è il campo di gioco, si comporta benissimo. Allora, basta saperlo che tu vai a 110, 120, basta, tutto lì, cioè è un 4,5, ci può stare. Più o meno la stessa velocità, visto che siamo in tema della CRF, Chiaro. che però tra l'altro mi aspettavo appunto la CRF fosse un po' a livello di trasferimento la po' più Cenerentola. penalizzata. Sì, perché 27 cavalli, invece il suo monocilindrico è bello brillante. E la sella è piccolina, è molto stretta perché la CRF si sposta quasi verso le enduro specialistiche con il difetto di avere un serbatoio che si allarga molto, perché ti aspetti proprio, quando ci sali dici, oh, sono sull'enduro, infatti a Zaffa era quella che Piaciuta. piaceva di più di tutti, perché si sente a casa sua. Triangolazione È una specialità, solita. è una vera enduro. È una vera enduro, enduro di quelle diciamo quasi Bene. specialistiche, anche le misure delle gomme sono da specialistica, mi aspettavo un po' più insofferenza nei trasferimenti, invece in realtà tutto sommato se si viaggia a 110, quel ritmo lì, lei sta lì, tra l'altro la protezione non è il cupolino piccolino, però non protegge male, poi però quando, cavolo, vai nel fuoristrada... Allora, apro una parentesi sulla CRF. Quando siamo partiti qua dalla redazione, già dopo le prime accelera frena in autostrada, fa, ma che morbida, ma come si fa? Non si può guidare una moto così. Nel momento in cui siamo arrivati nel suo contesto, queste sospensioni così morbide, quindi in realtà parlo per me e per te, non per gli altri due, perché comunque Simone e Federico hanno fatto cose con queste 4 moto, li vedevamo in azione, ancora una volta chapeau ai ragazzi di Dirt perché fanno veramente... danzano in certi punti, cioè una leggerezza in certi sassi, sollevavano l'anteriore. Non danzavo io. Noi meno, No. noi meno. Ballavo. Il ballo del qua facciamo noi due. Però poi vedere la CRF che sia per te sia per me era diventata quella che sull'ostacolo lo mordeva e gli passava sopra come un tappeto. Tappeto volante. Cioè, non sentivi quasi più l'ostacolo. Mi hanno detto, caspita, azzeccatissima. Cioè, quello che perdi, fra virgolette, di comfort nella guida stradale, cioè con un po' più di trasferimento, diventava il plus valore in un contesto dove, appunto, io e te a zampettare, il gradino quello lì non so come affrontarlo, e lei ci passava sopra in realtà benissimo. lei metti in Benissimo. piedi, un filo di gas, uno ski lift, ti porta su dappertutto, non senti i colpi, non scarta mai il davanti, quindi per chi come me, appunto come te, tu magari sei un po' meglio di me, insomma, per chi come me non ama questo tipo di reazioni, lei era la moto preferita, quindi... Sì. Però, ripeto, mi aspettavo che fosse, no, non arriviamo Più in difetto. più in difetto nel Chiaro. percorso stradale, invece non è stata così in difetto, anche perché appunto, ripeto, la media 110, 120, si può andare con tutte, anche con lei, e oltretutto anche lei consuma veramente poco, quasi 30 con un litro. Quindi... Sì, siamo a dei dati eclatanti, nel senso, è vero che sono delle cilindrate piccole, nello specifico qui siamo a 286 cm3, adesso non ricordo, sì. poco meno di 300, quindi insomma dei motori decisamente piccoli, però caspita, che ti permettono veramente di ragionare in una maniera diversa anche su un potenziale acquisto, perché uno dice, ha senso comprare veramente qualcosa di più grosso, quella cilindrata media che adesso sono i 700-800 che iniziano ad essere più pesanti e più dipende impegnative, cosa ci devi fare. dipende sempre cosa devi fare, però non vanno sottovalutate come opportunità d'acquisto. Tra l'altro aggiungo una cosa, è quella più cara, sì, siamo quasi a 1.000 euro in più rispetto alla CF, però se la guardi è fatta veramente bene, ha delle chicche tipo le pedane che scompaiono dentro, sul telaietto quindi posteriore. quando le chiudi non tocchi con i piedi, quando ti alzi in piedi ti puoi muovere.
la carenatura, la piccola carenatura che c'è tra il telaio e il carter frizione che ti fa scorrere lo stivale, cioè si vede che è una moto pensata. Quindi quella cifra in più che viene richiesta, nonostante sia la più piccola di cilindrata e forse anche quella come un progetto insomma, il meno fresco, secondo me viene ripagata da alcune accortezze che sono proprio, si vede che è pensata da chi vuole fare veramente del fuoristrada. Morbida, sì, tanto morbida, forse qualcuno che spinge un po' di più apprezzerà delle sospensioni più rigide, qui la forcella non è regolabile, però anche Simone alla fine diceva, vabbè, ma sì, è morbida, però va bene così, riesce a fare quello che fa, non ha 50.000 cavalli. Sì, non quindi ha va bene neanche per la me. pretesa di essere, anche perché veramente se desidera una moto di un'altra categoria per fare un altro tipo di mestiere, Honda in gamma Sì. dalle 2,5 alle 300, alle 4,5, quindi torniamo al solito tema. Quindi grande applauso anche No, alla... fuoristrada top del top. Noi la rivediamo, La sempre, la indichiamo, stiamo ma osservando moto con lì. piacere. Chiudiamo con la Royal Enfield, che è stata anche poi, posso dirlo, tua compagna di un'altra avventura. Chi non avesse visto il viaggio che ha fatto Stefano, totalmente on the road alla scoperta dell'Himalaya europeo, se lo vada a rivedere perché è stata anche lì un'occasione, sì, per 2 giorni. Quanti chilometri hai fatto in quei 2 giorni lì? 885 km. Per non farsi mancare 5.000 niente. metri di dislivello, ho portato la Royal nel suo territorio preferito, anzi metà, perché poi la Royal nasce anche per fare il fuoristrada, quindi l'abbiamo tenuta, infatti me l'ha andata con 300, adesso la stiamo ridando con tipo 4.000 km. Apprezzata molto, devo dire... La nuova frontiera del motociclismo è l'enduro radical chic, passami un Sì. po' il termine, cioè apparentemente economica, ma che stuzzica gli appetiti anche di chi ha già moto di altra categoria. Mi raccontavi Sì, quando sì. hai fatto appunto il viaggio di gente con GS Adventure, moto, insomma, protagoniste del mercato del Max Enduro, osservarla con Che si piacere. fermavano a fare le foto, quindi vuol dire che Royal Enfield da questo punto qua Ha fatto bingo, ha vinto. certo. Delle 4 su strada, secondo me è quella che a me almeno è piaciuta di più perché il motore ne ha, è bello brillante, la gestione del motore non è sempre pulitissimo, ride by wire però non ha un off, cambio Bellissimo, sì, davvero. ed è la moto che se tu devi farci un pezzo di autostrada è quella con cui soffri meno. Grande stabilità, comfort di seduta, Sei posizione, dominante sì, sulla moto, posizione quindi di sei un guida po' molto più bella. in piedi, cioè sei un po' più carico, no? Quindi te la senti un po' più tua. I 130 km all'ora lei li tiene senza problemi, tra l'altro a quel regime lì che è più o meno 6.500 giri scompaiono anche le vibrazioni che si sentono quando chiudi il gas o quando sei sotto i 5.000 un po' in tiro, ma cioè, diciamo, tutte queste moto qua vibrano veramente poco. È la moto con cui puoi tenere la velocità di crociera più alta, quindi la puoi caricare, la più pesante da Sì, sì. guidare. Sì, te la tantissimo, avantreno granitico, Bella- lento da bella portare solida. in curva. Sappiamo la filosofia di Royal Enfield che è quella di fare moto soprattutto molto robuste, quindi loro dicono pesa un po' di più, ma perché la nostra moto non si deve rompere. E deve caricare tanto perché ci spiegavano appunto che in India la moto non è per 2, è per 2 più tutti i bagagli Sì, o o per tutte, 3. cioè, esatto. È la macchina la moto è la macchina di famiglia. Esattamente, quindi grandi peso anche al seguito, quindi avere una solidità strutturale che gli permetta di non perire sotto il carico. Quindi secondo me, come ripeto, divido le due categorie, beta e CRF, il super light, quella moto appunto magari da lasciare in vacanza al mare per andarsene in giro, per andarsene in spiaggia, per andare a esplorare luoghi sconosciuti, magari facendo meno autostrada. CF e Royal invece quelle con cui posso veramente fare una vita da maxi enduro, con un vantaggio alla Royal perché quando sono in autostrada o comunque devo fare un tragitto lungo per arrivare poi ad approcciare il fuoristrada, viaggio meglio, Grande comfort, quindi. col comfort eccetera eccetera, appunto perché il motore gira meno, anche lei 26,5 km con un litro, quindi anche lei molto buono, e i freni tra i migliori. Sì, qua sono dentro. d'accordo. Sono sempre criticato Royal per i freni che non frenavano mai niente le moto, invece adesso sui nuovi Vibre niente da dire. Sull'unica cosa che l'ABS dietro, me l'ho già detto 50 volte, tutte le volte che ho provato le Royal, entra un po' in ritardo. Quando tu sei in curva, mentre lui prima di entrare ti fa fare la derapata. La prima parte E è giù per le foglie in discesa, insomma. non era divertente, non era per niente divertente. No, bene, perché sono 4 esponenti molto diverse tra loro, cioè anche di linea, no? La Royal è il classicone, la MT super moderna, la CRF, moto da rally vera. Quattro storie diverse. originali, ecco, ci Ma- piace sottolinearlo. Quindi, allora, innanzitutto, come abbiamo detto, non abbiamo fatto il monogomma perché è impossibile trovare una gomma che vada bene per tutte. Chiudo, a livello di gomme, bene Beta, con le Michelin più che adeguate a quello che fa, bene Honda. Anche Honda, sì, sì. CF Moto, secondo me la moto potrebbe dare molto di più, le gomme di primo equipaggiamento sono quasi insufficienti, secondo me, sia sull'asciutto dove senti che non c'è tanto grip, Ma sia soprattutto l'anteriore, Sì. abbiamo notato anche
quando iniziava ad esserci il terreno un po' meno compatto, alle prime difficoltà, proprio l'anteriore tendeva a scappare via. Sì, le abbiamo sgonfiate tutte, ma sembra sempre quella con le gomme più dure. Per fortuna, e poi la gomma posteriore ha una misura stranissima, 140/70. Per fortuna l'importatore, brava, Padana Sviluppo, ha omologato anche il 140/80, quindi si può passare tranquillamente alle STR Pirelli o qualcosa di simile. Che assomigliano tanto alle Sì, gomme di primo equipaggiamento. ma cambierebbe secondo me proprio la modo vita, radicale. la vita, Sì. perché è stata proprio sullo sterrato, la sentivi le gomme, erano proprio... La roba è che ha le gomme più stradali di tutte, in realtà poi arrampicava bene e le Ceat non vanno male né sul bagnato né sull'asciutto, e in fuoristrada se la cavano, diciamo. Col perché- peso che la tiene bassa, schiacciata, un po' di grip, ha funzionato. Senti, io direi che non andiamo oltre dal punto di vista del racconto, anche perché non voleva essere, come abbiamo detto, una comparativa. Ma anche perché arrivano quelle nuove, quindi ci Esatto, torniamo. quindi torneremo. Magari, tra l'altro, arrivare alla Dordona dal punto di vista della scelta del percorso non è stato semplice, perché avevamo in mente un percorso più lungo, volevamo stare in giro 2 giorni, volevamo raccontarvelo con un... vabbè, non ve la raccontiamo perché Perché magari la l'anno facciamo la prossimo... prossima volta. Esatto. Sta di fatto che insomma alla fine tutte e 4 l'hanno affrontata, chi conosce la Dordona sa di cosa stiamo parlando, chi non lo conosce gli consigliamo di fare un giro, ricordatevi però di pagare il pass all'inizio, potete pagarlo a Fopolo o come abbiamo fatto noi che siamo andati su fino al Ristoro, c'è un bellissimo rifugio dove si mangia molto bene, si può pagare eventualmente anche lì perché le guardie forestali non perdonano, quindi sono 5 euro a moto per una giornata in un contesto meraviglioso dove è concesso fare fuoristrada, quindi ricordiamoci anche perché quella è una strada agrosilvopastorale di quelle belle da mantenere, da manutenere a lungo perché possano tutti andare su e godersela. Assolutamente. Direi che per le comparative 2024 abbiamo finito. Ti ringrazio Stefano perché quest'anno abbiamo vissuto da questo punto di vista un sacco di esperienze diverse con tutte le moto migliori del mercato, le abbiamo raccontate con piacere, è stato il pretesto per fare anche delle super comparative. Ma adesso, tasto reset, passiamo al 25, sono arrivate nuove moto, nuovi segmenti che non abbiamo ancora affrontato o che riaffronteremo, quindi nel 25 stiamo già lavorando per quelle del 2025, ci sarà sicuramente da fare un bel po', qualcosa di pista, qualcosa di fuoristrada, qualcosa da viaggio, insomma ci stiamo già lavorando e quindi direi che chiudiamo qua. Approfitto, facciamo un po' di cross medialità come dicono quelli bravi, sempre in tema comparative, i nostri ragazzi di Dirt, quindi Simone, Federico, Edo, hanno fatto una meravigliosa comparativa con le 2,5 4 tempi cross, siamo gli unici al mondo Ad che aver l'hanno avuto messe 11 moto, tutte le moto. presenti del mercato, vi lasciamo qua sopra il link, andatelo a vedere perché sono stati bravissimi, poi anche loro hanno dovuto battagliare col tempo, giornata di bel tempo, hanno fatto davvero un ottimo lavoro, gustatevela perché come la raccontano loro da Super Young, sono bravi, però fanno un lavoro esagerato. Super Young, però campione italiano. Sì, non si scherza, quindi abbiamo dei campioni che la raccontano. Ci vediamo al prossimo video? Ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, seguiteci sui nostri social che c'è tanto da dire, qua sotto nei commenti vi aspettiamo. Ciao!